tu hai scritto un libro, La psicologia dello Zorba, noi stessi, la natura e gli altri. Non voglio fare pubblicità, ma il libro è questo, edito da Tecniche Nuove, La psicologia dello Zorba, ma non voglio che si parli del libro, che si veda la copertina, prego. Osho fece una serie di discorsi che era la psicologia, si chiamavano la psicologia del Buddha, ed erano i discorsi presi da Patanjali, un discepolo di Buddha, che parlava proprio di quella che è la psicologia che Buddha aveva profilato dell'essere umano. 2500 anni dopo la psicologia del Buddha diventerà negli Stati Uniti attraverso delle accademie di luminari universitari quella che noi conosciamo come mindfulness. E Osho già prima della mindfulness aveva parlato della psicologia che aveva profilato Buddha. Dunque Osho da maestro, da guida spirituale, ha parlato della psicologia del Buddha a pieno titolo. Io non sono né un maestro né una guida, rispetto a un maestro sono un bidello, e come bidello posso parlare dello Zorba, che è la parte speculare al Buddha. Lo Zorba chi è? Viene da un libro di Kazantakis, che era Zorba il greco, da cui fu fatto anche un famoso film degli anni 60 con Steve McQueen. Zorba era un personaggio, incarnava un personaggio che ama godersi la vita, mangiare, bere, danzare, fare musica, far l'amore, andare al mare, stare in mezzo alla natura, godersi la vita fino all'ultimo succo, all'ultima goccia da spremere. Ecco, per me, e non solo per me, Buddha e Zorba dovrebbero viaggiare insieme, una ricerca spirituale portata sul piano della materia, perché se non ti diverti e non ti godi un bicchiere di buon vino in compagnia, ma che mediti a fare? È inutile, non c'è calore. La meditazione a vita si trasforma in azione quando è scaldata dall'amore per la vita. Ecco perché la psicologia dello Zorba, non potevo che scrivere da Zorba e non certo da Buddha. If somebody is free and you allow freedom and you yourself are not free, you will feel very much